Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui con noi Roberta, ciao a Roberta, eccoci qua. Allora, Roberta, innanzitutto ben arrivata nel mio studio. Lei ha una problematica un po' particolare, si vede ogni tanto, si ritrovano queste problematiche, però mi piace molto il suo caso, ok? Perché si nota un pochino di più, ok? Lei ha una problematica proprio dell'apparato cranio-mandibolare, ma soprattutto della lingua, appunto con una deglutizione atipica. Infatti se le chiediamo, guarda, scusami, inghiottire, ok? Già subito, all'istante, non era neanche preparato, lo giuro, ha dovuto richiedere l'aiuto della cervicale. Perché? Perché la lingua si attacca a livello proprio con il suo frenulo, con il suo, scusate, rafe mediano, si attacca a livello poi della C3 e quindi quando la lingua è retratta, infatti ti chiedo di toccare il naso con la lingua da fuori per piacere, è impossibile, c'è pure il piercing, ma è impossibile per lei sollevare la lingua. Lei chiaramente con questa retrazione non ha abbastanza, ok, gioco con la stessa lingua per inghiottire in maniera adeguata, quindi chiaramente si vanno a creare problematiche di natura cervicale e soprattutto posturale. Perché? Ve lo faccio vedere su questo modellino 3D. Questa che vediamo è la catena linguale, ovvero quell'insieme di muscoli che a partire dalla lingua arrivano fino ai piedi, in realtà fino agli alluci e in realtà anche fino ai pollici, fino ai pollici. Sono tutto quell'insieme di muscoli che svolgono la funzione flessoria, diciamo, di tutto lo scheletro umano. Come potete notare sono tantissimi muscoli e quando questa catena muscolare è retratta si hanno queste posture. E guardiamo qua, vieni per favore qui Roberta. Girati verso di qua, si nota subito, guardate quanto è in avanti il bacino, ok? E quindi chiaramente si va a creare una forte iperlordosi, ok? Guardate quanto sono estese le ginocchia, ok? Tipico, ok, della deglutizione atipica, e guardate quanto sono alate le scapole, tipico anch'esso della postura linguale, ok? Io questo proprio lo noto subito e subito mi accorgo che effettivamente ci sono dei gap, delle problematiche in quelle aree lì. Quindi oggi noi lavoreremo su tutto il pacchetto, ok? Soprattutto legato all'aspetto di apertura mandibolare, di deglutizione, eccetera. Perché lei mi ha venuta qui, mi ha detto che ha anche difficoltà all'apertura della bocca, hai ragione? Sì, Quindi ti si blocca da qualche tempo proprio l'apertura. sì. Infatti solitamente potremmo mettere 3 dita, ok? Letteralmente con la nostra bocca all'apertura normale, sforzandoci un po', e tu sono più che certo che questo non lo puoi fare, ok? Me lo fai vedere quante dita riesci? Diciamo che le 3 ce l'arrivi anche, però così guarda. Ah, così È impossibile. impossibile, esatto. Proprio Oddio, non due. è neanche poi così male, dai, però comunque di base noto proprio subito i blocchi. Guarda qua quanta tensione che c'è, eh? È proprio tesissimo. Ti metti per favore, guarda, a pancia in su. Ti metti proprio qui. Lo abbasso un pochino. No. Un po' più in alto, grazie. Allora, dovremo fare proprio un lavoro particolare su questa lingua, ok? E su tutta la sua catena, Non incrociare le gambe per piacere. Ti faccio vedere intanto i primi aggeggini. Ma è caldo questo lettino, o sbaglio? Eh sì, è riscaldato il lettino. Ok. Ti fa piacere, va bene? Certo, Ci stiamo tantissimo. avvicinando, non dico all'inverno, ma quasi. Apri la bocca, chiudi, apri, chiudi, apri, stop. Apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, stop.
bravis, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. Tira fuori la lingua e portala verso la porta. Morbida. Fa male, sì. Ok. Cerca il naso, cerca il naso, cerca il naso. Ok, ritorna. Verso di là, verso di là. Bravissimo. Qua fa subito male, vedi? Malissimo. Sì, lo sento. Guarda quanto sei tesa. Ah, troppo. Porta la lingua di là. Bravissimo. Bravissimo. Aspetta che mi siedo. Ne soffri da tanto tempo, vero? Non ti sei mai fatta veramente trattare, ho ragione. Perché poi ti abitui a queste cose, quindi dici vabbè, poi. Guarda, hai detto la cosa più giusta possibile. Uno si abitua al dolore. Questo è un errore comunissimo, ok? Sì. Apri la bocca per favore. Chiudi, non stringere, non stringere. Gira la testa verso sinistra. Vai, 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 gira, 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 gira. Apri la bocca, chiudi, gira, gira verso di me. Stop. Rinuovo, gira a sinistra, apri la bocca, ritorna verso di me. Stop. L'ultimo, gira, 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 apri la bocca, chiudi la bocca, rigira verso di me. Bravissima. Apri, chiudi, non stringere. Gira la testa a destra, destra, sì, 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 apri la bocca, chiudi piano e ritorna. Di nuovo, piano piano, apri la bocca, chiudi, ritorna, apri, e se gira, apri, chiudi la bocca, piano piano e ritorna. Bravissima. Questi fanno malissimo, mi spiace, sì. Sono causa spesso dei tuoi mal di testa. Immagina questi piccolissimi muscoli nascosti che non conosce nessuno. Guarda quanto condizionano. Allora, devi portare, guarda, uno qua, stiriamo la catena. Ti ricordi quando era questa catena infastidita, quando era... Aspetta, guarda, così, i pollici come se toccassero terra. Bravissimo, bravissimo. Così. Come un po' la mappa di Centuripe, la ricordi? Vero? Sembra un uomo che sta curando la deglutizione tipica, no? Ok. E porta la lingua verso il naso il più possibile, per piacere. Ok. Sì, sforza un po'. Ti dà fastidio il piercing? Un po'. Allora, sì, esatto, tiralo fuori tutto. Così meglio, vero? Guarda per favore con gli occhi me. Guarda me, guarda il dito. Guarda il dito, è un po' difficile, mi spiace, ragionissimo. Ok, stop, grazie. Riposati un attimo perché non è tanto piacevole. Cioè, neanche poi così male, però. Ok, fa meno male in questa posizione, vero? Sì. Ho ragione? Solleva un po'. Te la senti se te lo sblocco? Non fa nessun male, te lo giuro. Lo so che ne hai una grandissima paura, però ti assicuro che non sentirai nessun dolore, solo il rumore, ok? Ok. Ok. Basta che non muori. No, 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 no. Mentre ci sei, se ha mai firmami qualcosa così, insomma, mi lasci un po' di averi, no? Scherzo. Sto scherzando. Sì. Spingi verso la mia mano. Esatto. 1, 2, 3. Lascia tutto, morbida, morbida, morbida. Fatto. T'ha fatto male? Zero. Ricordatevelo. Fa paura, ma non fa nessun male. Mio cugino lo fa da solo. Anche io, guarda. Folle. No, no, no.
Allora, ferma così. Spingi verso la mia mano. 1, 2, 3. Lascia morbido. Fatto. Bellissimo. Che dici? Ti fa più male? No. Zero. Questo è il bello di queste cose. Attenzione, no, basta, va benissimo così. Ho bisogno che mi fai vedere un attimo invece la tensione del diaframma. Tienilo dritto dritto, spingi verso di qua. Perché io canto e non Ah, riesco ecco, a questo è molto usare. importante perché Non lo riesco a usare. invece si possono arrivare a fare delle cose molto importanti. Io tratto tantissimi cantanti, devi sapere che il diaframma, ovviamente, lo sai meglio di me, Qua è poi mi fa un importante. Ti male, fa perché subito soffro di male. gastrite poi anche. Vedi, soffri di gastrite perché il diaframma Coinflammabili, tira. perché ho guanti a gonfio. Esatto. Prendi aria, trattienila dentro, spingi in alto e vedi subito che cedi, va bene? Era solo per farlo vedere a te, ai telespettatori. Allora, tocchiamo questi punti che sono sullo sterno, sono i punti neurolinfatici del diaframma stesso. Prendi aria, bella bella profonda, butta l'aria, bravissima, prendi aria, butta, prendi aria. Butta, stop. Ti faccio rivedere perché già solo questa stimolazione già cambierà un sacco nella tensione del diaframma. Prendi aria, trattienila dentro, spingi in alto, vedi che non cede più. Questa è la prima cosa interessante. Poi, 1, 2. Aspetta che però preferisco fare il giro, ti chiedo scusa. Tu lo sai che il diaframma non è soltanto ovviamente un muscolo che esatto, prende con dei pilastri tutta la parte lombare, molto importante. Per questo anche tu vedi hai questa lombare così tirata in avanti, ok? Ora, uno, mi fai dei bei respironi. Guarda, le braccia le tieni tutte e due per piacere così? Bravissimo. Ok, accettabile, sì? Tu hai molti dolori durante il ciclo, hai ragione? Ti crea molto fastidio, eh? Sì, È proprio secondo me molto posturale questa problematica. sì. Ma sai quante cose si possono ottenere, soprattutto da cantante? Vedi, non me l'avevi detto che eri una cantante, è importante questo, molto importante. Ok, anche questo gonfiore, chiaramente non è aria, è proprio tensione della catena. Esatto. È quella catena che ti ho fatto vedere, ti ricordi che cioè, tutti gli addominali praticamente, quindi diaframma, addominali, mamma mia, È tutto collegato. tutto collegato e purtroppo è proprio la lingua il problema. Tu hai scelto pure anche il piercing della lingua tra tutti i punti, effettivamente ce l'hai pure sull'ombelico? Posso? No. No, sulla mellica L'hai non avuto? spavento. Ah, ti No, dai, spaventi? no, sì, troppo. E purtroppo non fanno tanto bene, sono carini ovviamente, però anche per il ciclo non sono il massimo quelli. Sì. Secondo la medicina cinese. Ne sono sempre punti di agopuntura. Opla. Allora, giù. Mettiti comoda, sì, assolutamente. Allora, ho bisogno... Posso togliere i calzini? Grazie. No, figurati. Allora, prenderò un macchinario molto interessante. Voglio farti vedere una cosa, ok? Da 1 a 10, ok? Guarda, è facile perché prendo come punto di repere proprio la zona del suo tatuaggio, quindi non si può sbagliare. Se io premo qui da 1 a 10, già subito è 10 il dolore. Ho ragione? Dimmi una cosa. Se io ritocco così, ok? È molto meno il dolore. Sì, molto meglio. Molto meno. Se io cambio colore, ok? Che vuol dire cambiare in questo caso frequenza, qua ritorna doloroso. Sì.
Subito. Se io ritorno sul nostro colore prediletto, che è questo qui, subito è molto meno il dolore. Posso anche andare molto più in profondità. Me lo confermi? Pazzesco, sì. Ok. Con questo noi tratteremo un punto riflesso, ok, del diaframma e faccio anche di più, guarda, ti dico pure di più. Allora, mentre ci siamo facciamo le cose per bene. Allora, utilizzerò, Io ho i piedi distrutti perché sto sempre con i tacchi. ma in questo caso sai cosa? Sto lavorando su un qualcosa che non c'entra più di tanto, ok? Vedi? Ah, Sì, ecco, ma più per vedi. un aspetto di riflessologia. Ok. Eccoci qua. Allora, ok. Benissimo. Sia chiaro, questa è proprio l'aria del diaframma, infatti fa malissimo. Ma se uso questo non ti fa più male, o quasi, eh? Molto meno, vero? No, non mi fa male. Sì, le frequenze, guarda quanto fanno, se premo ovviamente così. Benissimo, respira, butta l'aria, bravissima. Sono i 3 respironi, respira, butta l'aria, perché questo è proprio il diaframma è talmente teso che anche dai punti di riflessologia ovviamente fa male, giustamente. Ok, respirando è meglio, sì? Bravissimo. Respira, butta, ok, respira, butta, brava. Stessa cosa qui, respira, butta, respira, butta. Qui un po' meglio, vero? Sì, qua meno, là tantissimo. Ottimo direi. Ok, meglio, sì? Sì. Ok. Quello no. Quello sì. Quello zero, No, questo il destro toccato tanto. no. Sì, quello sì. A posto. Adesso, ti ricordi da 1 a 10 subito era 10, senza il colore, senza quello. Adesso, guarda quanto possiamo andare. Posso anche spingere tanto. Hai visto? Pazzesco. Quasi zero. Sono contento. Non era ricercata questa cosa, per farti capire quanto si può anche con le banali frequenze, ok? Banali, con le frequenze, quanto si può lavorare in modo semplice, quasi poi alla fine veramente indolore, anche solo con la riflessologia su delle zone incredibilmente tese. Fammi vedere, guarda, adesso questi muscoli sono i gran pettorali clavicolari, spingi verso l'interno per favore, che sono forti, tu non hai assolutamente nessuna problematica effettiva, ok? Allo stomaco, ok? Almeno testabile con la kinesiologia applicata. Però io voglio vedere una cosa, ok? Se noi giriamo la testa, mi dai le braccia tutte e due? Spingi di nuovo all'interno. Qua non cambia niente, gira dall'altro lato la testa. Spingi all'interno, qui subito cedi. Perché? Perché sicuramente
hai ancora dalla parte destra, ok? La prima vertebra cervicale ruotata in avanti, ok? Che cosa vuol dire questo? Che chiaramente per questa piccola rotazione davanti ci passa il nervo vago, che è quello che poi ti va a innervare tutti gli organi dal cuore, polmone in giù, ok? Fino ai tre quarti praticamente dell'intestino grasso, e di conseguenza appena tu vai a infastidire il nervo ti partono gastrite, palpitazioni, fastidi di questo genere. Quindi noi dobbiamo sbloccarcelo, ok? Però io ti faccio una cortesia, visto che comunque abbiamo già fatto tante manipolazioni e tu ne sei stata coraggiosissima, lo farò in un altro modo, così che non hai nessun tipo di paura, va bene? Useremo un piccolissimo attivatore, non fa altro che una leggera percussione. Dai, sul collo, sì. Come si? Gira la testa. Oddio. Fatto. Sembra che mi hanno sparato. Sembra che ti hanno sparato. Mi rigiri la testa verso di me? Vediamo se basta. Spingi. E non cede più. C'è piccole magie. Va bene. Piccole magie. Hai visto che bello? Ok, ti posso chiedere di sederti per favore? Attenzione. Ok. Allora, fammi rivedere un attimo. Vai giù, spingi in basso la testa. Qua non c'è ovviamente niente perché abbiamo trattato benissimo. Ti posso chiedere, rimani ferma per favore? Ti posso chiedere di inghiottire? Non hai avuto bisogno della testa, anche se comunque di base la sua deglutizione tipica esiste perché ha il frenulino corto, quindi chiaramente è importante ovviamente da sistemare anche col dentista, ok? Quando è importante appunto lavorare in collaborazione. Ti posso chiedere di venire in piedi? Attenzione, ah, poi un bel saltone. Allora, guarda un po' anche a livello di postura, ovviamente dobbiamo fare tanto lavoro anche a casa, però sono più che certo che se tu ti vai per esempio anche a toccare i piedi, ok? Vai giù, sei abbastanza elastica? No, per nulla, dobbiamo sistemare qualcosa in più. Fammi vedere un po'. Io non ho mai fatto danza, cose, quindi... Mi interessa questa cosa, ferma un attimo, perché vuol dire che c'è qualcosa ancora in più da sistemare, perché non è molto elastico. Esatto, ritocca i piedi per piacere piano. Ok, arrivi diciamo a 20 centimetri. Bravissima, bravissima. Epic fail. Allora, metto un bel magnete nell'area sacrale. Ti posso chiedere di andare a ritoccarti i piedi? Non cambia niente, ritorna su per piacere, andiamo un po' più in alto, di nuovo tocca i piedi, ok? Migliora forse un po', però comunque non quanto vogliamo, ritorniamo su, andiamo di nuovo giù, e qua invece migliora un po', lo senti o no? Quello è normale, ritorna su per piacere, vediamo un po' anche qui, ritorna giù piano piano, piano piano, piano piano, ammazza, abbiamo trovato, mi sa, il nostro centro di gravità permanente, ritorna su, piano piano, piano piano, piano piano, bravissima, è tutto qui, dobbiamo lavorarlo ancora, ti posso chiedere di sederti ancora qui? Ti sollevo, un attimo. Faccio due test precisi perché secondo me c'è qualcosa in più di interessante da testare. Allora, tocchiamo questi due punti di repera. Allora, ti devo chiedere solo la testa. Abbassa solo la testa. Abbassa. Ok, qua va bene. Ora vai giù come per toccarti, per piacere i piedi. Come se fosse per toccarti i piedi. Vai giù, 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 giù. Allora, qui siamo comunque in equilibrio, quindi dal bacino non c'è niente di particolare effettivamente. Fatelo controllare questo. Sì, no, sempre, ogni Bravissimo. anno è noto. Cioè, Sì, sì, no, lo si vede, però comunque sempre interessante farlo controllare. loro mi hanno detto che se voglio farmelo levare dal chirurgo plastico per Sì, questo si fa per così. estetica. Sì, sì, assolutamente. Fammi vedere una cosa. Spingi in alto. Spingi. 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 Qua c'è qualcosa. Spingi. Qua vedi subito che c'è qualcosa. Ti posso chiedere di venire a pancia in su? In alto. Esatto, basta. Perfetta, perfetta così. Cioè che devo rimanere così? Sì, sì, rimani così Ok. anche con le gambe, guarda, così. Ti devo chiedere una cosa un po' particolare, quindi ti devo chiedere di darmi proprio le braccia così, la testa, fare un bel respirone, sentirai il solito click ma indolore. Un bel respiro, butta l'aria, rilassa, rilassa, rilassa. Ecco, fatto. Ti posso chiedere di rivenire per favore in piedi?
vediamo se avevo ragione. Ti metti qui, girati verso di là. Ti ritocchi i piedi per piacere? Speriamo. Ah, guardala, già ha preso 10 centimetri. Va bene, sì. Tu comunque hai bisogno di un po' di allenamento, eh? Dovresti fare un po' di stretching. Però, Sì, è scusami, vero, sposto dovrei. così, dovresti fare un pochino di stretching. Però, come hai visto già, comunque in già una sola seduta hai risolto delle Tanti miglioramenti. problematiche particolari, soprattutto legate comunque alla cervicale, un pelino all'elasticità che può migliorare sempre nel tempo, ma la cosa che mi interessa di più è il diaframma, ok? Soprattutto per il canto, ok? Si possono raggiungere veramente obiettivi inauditi, ok? Soprattutto per la libertà del diaframma e poi di conseguenza per le problematiche che hai a livello viscerale. Ma per essere una prima seduta io ritengo che sia facilmente diciamo conclusa tranquillamente senza forzare, ok? Delle cose che chiaramente necessitano più del tempo. La cosa che mi interessa è se ti sei trovata Sì, bene. benissimo. Grazie allora per aver scelto il mio studio e Grazie ci vediamo alla tesoro. prossima seduta. Grazie. Arrivederci.